tutti raga, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che, dopo il Wonder Festival che si è tenuto a ottobre del 2024 in cui aveva fatto la sua comparsa creando un grande clamore, la ristampa da parte di Blitzway della famosa wave dedicata ai Ghostbusters in scala 1 a 6, oggi forse finalmente è arrivata stanotte, per me che sto registrando l'8 marzo, a proposito auguri a tutte le donne o presunte tali, Blitzway ha rilasciato un'immagine, un tease, che andiamo a vedere immediatamente, proprio dedicata a questa wave, questa ristampa dei Ghostbusters, che, lo ricordo, Blitzway non ristampa mai, come dicono i grandi guru, ma ecco qui Ghostbusters nella scala 1 a 6, coming soon, quindi sembra finalmente che qualcosa si stia muovendo. Sinceramente non vedo l'ora, potrebbe essere un'occasione anche per me per recuperare il quartetto, visto che la prima wave dei Ghostbusters non ce l'ho in collezione. Quindi raga, stiamo sintonizzati con Blitzway perché probabilmente forse nella settimana a venire, quella entrante, qualcosa ci mostreranno, lo spero, perché da ottobre è passato un pochino di tempo. Adesso andiamo su, come al solito, in casa Hot Toys, rimanendo sempre sulle 1 a 6, con il primo annuncio di questa settimana, che non ha fatto clamore, il TIE Pilot direttamente da episodio 4. Non ci perdo troppo tempo perché so che alla maggior parte di voi non interesserà nulla di questo TIE Pilot, TIE Fighter Pilot, ok? Che a me in realtà come estetica piace tantissimo, è sempre stato, quello del TIE Fighter è sempre stata un'estetica che mi è piaciuta, che ho apprezzato sempre tantissimo. Qui lo troviamo poi sul Colosso dei Nerd, se non mi sbaglio, a 259 euro, quindi anche un prezzo abbastanza favorevole per questa scala, lo sappiamo tutti. Però ecco, io ho preso la decisione di non avere per il momento in collezione i Trooper e derivati, quindi penso che per il momento almeno passerò e forse lo recupererò in futuro. Niente di particolare da dire ragazzi, siamo al Movie Masterpiece 798, quindi siamo quasi all'800, ragazzi, siamo quasi 800 pezzi di Movie Masterpiece e tanta roba, di 31 cm, 31 punti di snodo, appunto da episodio 4, in uscita primo-secondo trimestre del 2026. Periodo di fuoco, l'abbiamo già detto, ma se siete interessati raga, poi lo vedremo anche a fine video, lo trovate su ilcolossodinerd.com, disponibile in preordine. Poi un altro tease, io questa cosa la odio profondamente, ormai ce l'hai fatta vedere la doll, dichiarala ufficialmente, invece no, un tease in cui si vede appunto questa meraviglia, nulla di che non ci si potesse aspettare, insomma, vista l'uscita di Born Again, di Daredevil, la serie TV di cui sono usciti, penso ad oggi che sto registrando, un paio di episodi, i primi due, e tutti me ne stanno parlando benissimo, ma non avevo dubbi, io ancora devo guardarla, quindi non spoilerate qui sotto dei commenti, ragazzi, grazie. Quindi dedicata proprio alla serie, a Born Again, il tease della prossima doll che verrà annunciata, credo ormai nella settimana entrante, di Daredevil, del Diavolo Rosso. Sembra promettere bene, almeno da questa inquadratura dall'alto un po' così. E la cosa che mi preoccupa di più, come al solito, sono i materiali. Poi vedremo quando verrà ufficializzata di che cosa si tratterà, però speriamo bene. Anche questo un acquisto da fare. E il titolo, diciamo, la copertina di questo video è Scelte, perché sarà veramente difficile in un periodo come quello di inizio 2026, presumo che essendo annunciata appunto in questi giorni anche questa doll sarà primo o secondo trimestre del 2026, bisognerà fare delle scelte ragazzi, perché i prodotti da acquistare qui sono veramente tantissimi. E questo Daredevil sembra promettere bene, appunto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, anche se posso già capire quello che potreste pensare visti i commenti positivi che mi avete fatto fino adesso sulla serie TV. Poi ragazzi, andando a anticipare quello che è il prossimo annuncio di Hot Toys, che ha salvato un po' la settimana perché è stato annunciato praticamente venerdì mattina, quando sembrava che la settimana si chiudesse appunto col TIE Pilot, almeno per Hot Toys, col TIE Fighter e, scusate, e con il tease di Daredevil, quindi sarebbe stata una settimana molto povera. Già ve lo anticipo, è stato annunciato Mr. Freeze da Batman e Robin, e cogliendo l'occasione Soso Toys ha tirato fuori
una ristampa, una reissue appunto di Mr. Freeze, che già avevamo visto qualche mese fa ormai, in questa versione diciamo in accappatoio, e del buon Matt Murdock, sempre nella sua versione borghese, diciamo, mentre non veste i panni di Daredevil. Anche queste sono due versioni bellissime, sappiamo tutti bene come lavora su Toys, ragazzi, quindi nel caso vi dovesse interessare avere una doppia versione di Mr. Freeze e di Matt Murdock di Daredevil, potete comunque attingere anche a Toys, che quindi farà le ristampe, quindi saranno di nuovo disponibili, così come dovrebbe essere stato rilasciato appunto Soldatino tratto da The Boys. Anche questa è una doll che, vista così, a me potrebbe anche interessare, raga, quindi date una possibilità anche a Toys, non solo Toys, non solo diciamo case mainstream, perché Toys è una di quelle case di terze parti che lavora da Dio, quindi date un'occhiata comunque anche al loro profilo e ai loro prodotti. Poi veniamo appunto a Mr. Freeze e torniamo su Sideshow, ragazzi, perché in casa Hot Toys stanno lavorando tantissimo, non hanno avuto il tempo di mettere Mr. Freeze sul loro sito, ahimè. E quindi si torna su Sideshow, sono completamente in blind, ragazzi, quindi ce lo andiamo a vedere un attimino insieme. Mr. Freeze tratto da Batman e Robin, già abbiamo visto gli annunci qualche settimana fa, appunto ufficiali, dopo aver visto anche loro al Wonder Festival, di Batman appunto e Robin, tratti dall'omonimo film, quindi il Batman di Clooney. E finalmente Mr. Freeze. Ovviamente Hot Toys non si è fatta scappare l'occasione di utilizzare quel meraviglioso head sculpt di Terminator con qualche riserva per utilizzarlo appunto per questo Mr. Freeze, che secondo me, almeno a vederlo così, ragazzi, i dettagli non li ho visti, i dettagli, insomma, una comparison con il film, però mi sembra davvero eccezionale. L'espressione è la sua, molto figa, molto standard, con il volto di Schwarzenegger che abbiamo visto anche in Terminator. Qui hanno dovuto fare un lavoro, penso, almeno da ignorante, che sia abbastanza semplice ricreare un volto una volta che hai comunque quello di Terminator. E mi piace molto l'armatura, che penso proprio che non sia in diecast. Adesso andiamo a vedere se c'è scritto qualcosa, ma penso proprio che non sia in diecast. Qualcuno mi dice che probabilmente l'altezza non è esattamente in scala, infatti qui lo vediamo, non è esattamente in scala con il Batman di Clooney. Ragazzi, io sinceramente non mi ricordo se fosse molto più alto o più o meno della stessa altezza, quindi ricordatemelo qui sotto nei commenti, mi fate una cortesia. Ovviamente ci sarà il purse e una valanga di accessori. Tra l'altro doppia versione, quindi versione standard e la versione deluxe, che dovrebbe avere quindi, da quel che ho capito, la base diorama. Questa è la versione deluxe. C'ha anche quest'altro tipo di elmo, di casco, le ali e il diorama, ok? Quindi abbastanza più ricca, anche se questo diorama, se non ricordo male, dovrebbe essere un riciclo di un vecchio Batman, poi correggetemi se mi sto sbagliando, ragazzi. Comunque, effetti LED e tante belle cosette. Questo è un Mr. Freeze che secondo me va preso, soprattutto se siete amanti di Batman e Robin e di questa versione appunto di Mr. Freeze. Volevo leggere un attimino se ci fosse scritto da qualche parte la questione del diecast, ma penso proprio di no. 33 cm e mezzo di altezza, questa vabbè sono uguali, 8 mani intercambiabili, 30 punti di snodo. Il costume New Tailored Reflect Metallic Finish, quindi non credo proprio. Ok, non parla di, ovviamente non sarà diecast, ok, niente, quindi sarà semplicemente plastica, ragazzi, con l'effetto metallizzato e quant'altro. Secondo me molto figo, raga, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, o come al solito, e appunto quale sarà la vostra scelta, se sceglierete, prenderete tutti e due in questo periodo Daredevil, prenderete Mr. Freeze, quale vi interessa di più, e soprattutto, raga, vista tutta la scelta che troviamo su ilcolossodinerd.com, anche di roba disponibile o che sarà disponibile a breve, qui c'è davvero tanto di cui parlare, tanto da acquistare, e quindi sarà veramente un periodo molto difficile il prossimo futuro, ma anche bellissimo.
E ci eravamo lasciati, mi sa, con Goku Daima la scorsa settimana, con Cloud, insomma c'è tutta la nuova sfilza, nuova wave della NECA dedicata a Jaws, quindi allo squalo. E queste, raga, per gli amanti soprattutto sia del film che collezionisti NECA, non potete farlo scappare, così come quello di Beetlejuice o di Alien Romulus. Poi la replica del guanto di Ezio, abbiamo già visto Hulk rosso a 419, prezzo onestissimo per come la penso io. Dragon Ball Daima ha tirato fuori il preordine di Piccolo, l'inutile Piccolo in Dragon Ball Daima, poi chi l'ha visto fino alla fine capirà il perché, nella sua forma adulta, molto carino, ma io sinceramente aspetterò altri tipi di trasformazioni adulte sperando che le facciano. E Stage Figures con Zenitsu da Demon Slayer e Chopper di One Piece nella sua Egghead Saga. Io sto collezionando quelli di Romance Dawn, quindi spero al più presto che arrivi qualcosa di più succulento per quella wave, mentre è finalmente uscito il preordine anche di Tamashii Art, di Tamashii Nations, nella sua nuova linea Tamashii Art di questi quadretti fighissimi, e al prezzo di 199. Questo infatti è un'altra cosa di cui volevo parlare con voi, vorrei capire che cosa ne pensate voi. Il quadretto è fighissimo, c'ha anche i LED all'interno della cornice, praticamente è come avere un quadro in 3D con una sorta di statua all'interno del quadro, quindi l'idea è meravigliosa, anche se non originalissima, perché se non ricordo male comunque ho già visto qualcosa del genere in giro. Il prezzo a 199, che sicuramente è il più vantaggioso che si può trovare sul web, questo del Colosso, però è comunque altino per un quadretto. Io la penso così, non lo so, sono molto indeciso sul da farsi perché comunque questo quadretto è fighissimo, aspettando ovviamente anche quelli di Naruto e One Piece che mi auguro Tamashii Art produca, però ditemi voi che cosa ne pensate. Poi abbiamo tanta altra bella roba e come vi dicevo qui il TIE Fighter Pilot da episodio 4 di Hot Toys a 259 euro. Quindi raga, detto questo, settimana appunto che è stata salvata in qualche modo da Blitzway e da Hot Toys con Mr. Freeze nell'ultima, proprio agli sgoccioli, sul filo del rasoio, quindi è stata abbastanza interessante e spero, e apre le porte, apre le speranze ad una settimana entrante che spero appunto si vada a concretizzare con il Daredevil, che venga annunciato ufficialmente, come è stato per Hulk. Nel giro di una settimana o due praticamente è stato mostrato, e appunto speriamo che anche Blitzway ci mostri ufficialmente i suoi Ghostbusters. Detto questo raga, ditemi voi quali sono le vostre scelte per questo periodo, per l'inizio del 2026, dove più o meno uscirà tutta questa roba anche dall'inizio di gennaio. Tutto quello che è stato annunciato praticamente uscirà all'inizio del 2026. Ditemi voi la vostra, ci sentiamo qui sotto nei commenti, vi auguro intanto buona domenica e ci vediamo la prossima domenica con le news della settimana e con qualche video in mezzo alla settimana. Ciao raga, a presto!